Sono carini ma inquietanti e noi oggi costruiremo loro 3 diversi habitat viventi. Loro sono i Kobito, delle creature umanoidi del folklore giapponese, spesso rappresentate come scherzose ma anche dispettose. Sono in qualche modo paragonabili ai folletti delle nostre fiabe, una perfetta rappresentazione del concetto tutto giapponese di kimo kawaii, ovvero tutto ciò che è carino ma allo stesso tempo leggermente inquietante. Sicuramente molti di voi saranno già familiari con il concetto di kawaii, che nella cultura giapponese rappresenta tutto ciò che è carino e viene esemplificato alla perfezione da personaggi come Hello Kitty oppure Doraemon. Durante il corso del video vi racconterò qualche ulteriore aneddoto sui nostri piccoli amici, ma prima voglio un attimo concentrarmi sulla creazione e composizione di questi minimondi. Il primo passaggio è come sempre la creazione di un doppio fondo che in questo caso vado a realizzare con l'aiuto di dell'argilla espansa. Questo doppio fondo diventerà una vera e propria riserva idrica per il nostro terrarium. Sopra di esso andiamo ad inserire una retina, in questo caso creata da della semplicissima zanzariera in fibra di vetro. Mentre preparo la retina per i nostri 3 minimondi, voglio tornare a parlare dei nostri piccoli amici. I Kobito sono nati nel 2006 e nonostante la loro giovane età sono diventati immensamente popolari in Giappone. Come molti altri personaggi della cultura pop usciti dal paese del Sol Levante, rappresentano alla perfezione il nesso tra tradizione e folklore e la società moderna giapponese, in cui l'armonia del gruppo e la gerarchia sono spesso enfatizzate a scapito dell'individualismo. Proprio per questo è diventato di fondamentale importanza il poter esprimere il proprio stato d'animo attraverso dei personaggi immaginari. Nel frattempo, la base del nostro primo minimondo è pronta per essere personalizzata. Ho infatti inserito uno strato di terriccio tropicale per terrarium, dopodiché sono andato ad applicare un bel cuscino di muschio che diventerà la parete posteriore di questo minimondo. Quelli che vedrete oggi saranno dei terrarium piuttosto semplici ma con un carattere ben definito, a dimostrazione del fatto che anche utilizzando lo stesso contenitore e degli elementi molto simili tra di loro si riescano ad ottenere delle composizioni dalla forte personalità. In questo caso mi è bastato utilizzare delle rocce laviche di diverse dimensioni per iniziare a dare un senso di profondità a questo minimondo. Come sempre sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. In questo caso vado ad inserire qualche ciuffo di muschio tra le rocce e ad aggiungere dei granelli di lapillo lavico che semplicemente renderanno più realistica l'intera composizione. Psst, se ti piace quello che stai guardando, lascia un like al video ed iscriviti al canale. Per rimanere fedele al tema di semplicità che è alla base di questi minimondi, ho deciso di inserire semplicemente delle talee di Fittonia. Il loro colore rosso rimane coerente da un punto di vista cromatico ed aggiungono un tocco di interesse alla nostra composizione. A questo punto il nostro piccolo Kobito ha la sua casa, manca qualche piccolo dettaglio, ma riprenderò i 3 minimondi alla fine per farvi vedere quanto aggiungere dei semplici e piccoli elementi possa fare una grande differenza.
Ora però concentriamoci sul secondo inquilino, questo piccolo funghetto dal sederino molto pronunciato e dall'espressione che sembra una via di mezzo tra un anziano ed un neonato stupiti da non si sa bene cosa. L'approccio a questo secondo terrarium è fondamentalmente diverso rispetto a quello che mi avete appena visto completare. In questo caso, infatti, vado a cercare un gioco di profondità maggiore, aiutandomi con questo piccolo sentiero che ho realizzato con della sabbia bianca. Mi soffermo velocemente sul muschio che utilizzo in molte delle mie creazioni. Questo è Leucobrium glaucum, anche detto muschio a cuscino, ed è un'ottima scelta perché si adatta molto bene alla vita in terrarium. Aiutandomi con il muschio e con queste rocce laviche, in questo caso di colore nero, per andare a cercare un contrasto con la sabbia bianca, creo quelle che vogliono essere le pendici di una piccola collina in mezzo a cui si svolge il nostro sentiero. Anche in questo caso l'approccio è volutamente minimalista, questo per enfatizzare ancora una volta quanto sia la scelta dell'elemento e non la quantità degli elementi che andiamo ad inserire a fare la differenza. Ora però concentriamoci sul nostro ultimo amico. Questo cobito personalmente lo chiamo testa di mucca, perché sì, sono una persona molto fantasiosa. Lo vado a fissare a questa corteccia di sughero con una tecnica molto semplice, utilizzando dei pezzettini di carta da cucina e della colla cianoacrilica si riesce infatti ad ottenere un fissaggio molto forte e dal basso impatto. Una volta soddisfatto del risultato, metto da parte la nostra corteccia per permettere alla colla di asciugare a dovere. Posizionata la corteccia al centro del minimondo, vado semplicemente ad aggiungere del muschio, andando poi a riempire lo spazio negativo con questi piccoli sassolini. Il loro colore molto naturale è perfetto per ottenere un risultato dall'aspetto piuttosto realistico. In questo caso era per me molto importante non esagerare con la parte vegetale. Il motivo è molto semplice. La parte decorativa, data dalla corteccia su cui siede il nostro testa di mucca, è già di una dimensione piuttosto importante e andare a sovraccaricare la composizione risulterebbe inevitabilmente in qualcosa di confusionario e poco piacevole da un punto di vista estetico. Anche in questo caso, e non mi stancherò mai di dirlo, l'equilibrio è la parte fondamentale, a maggior ragione in delle composizioni così piccole dove ogni errore risalta ancora di più. Una volta aggiunta qualche talea di fittonia, anche questo minimondo potrebbe essere completo, ma come vi avevo promesso, voglio mostrarvi come aggiungendo dei piccoli e semplici rametti riuscirò a dare un aspetto molto più intrigante e particolare a questi terrarium. Sono piuttosto soddisfatto dei risultati finali, in particolare trovo che questi piccoli personaggi stiano veramente bene in una composizione di questo tipo. Personalmente mi sono sempre identificato ed ho coltivato un interesse maggiore per gli aspetti della cultura giapponese più legati alla tradizione che non ai personaggi e agli usi e ai costumi più moderni. Devo però dire che in questi personaggi, così come d'altronde in molti altri personaggi nati nel Giappone moderno, si nota quella che a mio avviso è una delle caratteristiche più affascinanti di questa cultura.
quella capacità di unire tradizione, folklore e storia con il moderno che continua ad avanzare e ad innovare, riuscendo in qualche modo a conciliare questi due aspetti che all'apparenza non potrebbero essere più distanti tra loro. Cari amici, anche questa avventura è giunta alla sua conclusione. Se anche questo viaggio alla scoperta di dei nuovi minimondi vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like sotto il video e di commentare. Sono molto curioso di sapere che cosa ne pensate. Vi invito ovviamente anche ad iscrivervi al canale, non solo mi aiuterà a crescere, ma vi permetterà di rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Se la tua voglia di terrarium non è ancora stata saziata, clicca su questo link, c'è un altro minimondo che ti aspetta.